In questa settimana di retroscena, che non si è distinta per nessun evento particolarmente significativo, saranno analizzati alcuni dietro le quinte dell'ultimo capitolo di Mario e Luigi Fraternati alla carica, nonché le ultime novità sulla controversa Sveglia Alarmo. Essendo l'anno quasi terminato, in questi giorni le notizie sono state scarse e poco rilevanti, ma potete supportare lo stesso la serie con Alarmo. Come anticipato settimane fa, è finalmente disponibile la versione Complete Edition di Animal Crossing Pocket Camp, il popolare gioco per smartphone che consente agli utenti di gestire un enorme campeggio. Questa edizione introduce alcune novità rispetto alla versione base, come la possibilità di importare modelli personalizzati dal capitolo New Horizon per Nintendo Switch. È bene sottolineare che fino al 31 gennaio dell'anno prossimo il gioco sarà disponibile al prezzo di 9,99€, cifra che raddoppierà successivamente. Pertanto, se si interessati è molto conveniente acquistarli il prima possibile. E a solo scopo informativo è emerso l'ennesimo leak riguardante i Joy-Con di Switch 2, che presenterebbero i tasti dorsali molto più pronunciati, oltre ad un misterioso pulsante aggiuntivo. Ma a prescindere dalla veridicità del leak, con un lancio imminente è evidente come le informazioni cominceranno a trapelare e il segreto non potrà essere mantenuto ancora per molto. Di conseguenza Nintendo dovrà necessariamente rivelare i suoi piani entro gennaio, prima che vengano inevitabilmente divulgati da altre fonti. Tra le più recenti ricompense gratuite offerte sul sito My Nintendo si distingue lo sfondo dedicato all'ultimo capitolo della saga di Zelda, Echoes of Wisdom. Esso mostra la principessa assieme alla creatura fata da Tree ed è disponibile per il download in formato verticale per smartphone. Nintendo ha rilasciato questa settimana un trailer celebrativo dedicato alla serie Donkey Kong. Sono infatti disponibili su Switch Online tutti i capitoli principali della serie. La trilogia per SNES, che include Donkey Kong Country, Diddy Kong Quest e Dixie Kong Double Trouble, è ora interamente disponibile. Inoltre su Switch è anche possibile giocare a Tropical Freeze, remaster dell'omonimo titolo per Wii U, e prossimamente sarà disponibile Donkey Kong Country Returns HD, remaster del titolo per Wii, che include anche i livelli aggiuntivi presenti nel porting per 3DS. È attualmente in corso il 43esimo evento online di Tetris 99. Raggiungendo 100 punti, i partecipanti potranno riscattare un tema esclusivo ispirato alla versione NES di Tetris. C'è ancora pochissimo tempo per ottenere il premio, poiché l'evento terminerà domani 9 dicembre. Questa settimana sono state pubblicate le ultime interviste del Chiede agli sviluppatori riguardanti Mario e Luigi Fraternati alla carica. Di seguito riporto le informazioni più interessanti. Innanzitutto, Nintendo dopo Paper Jam Bros. Aveva considerato seriamente di chiudere la serie, fino a quando non ha deciso di affidarla ad Acquare, considerata da loro l'azienda più adatta per rilanciare il brand. E questa è stata la prima volta che Acquare ha lavorato un titolo che includesse personaggi di altre IP, rendendolo probabilmente uno dei progetti con maggior responsabilità. Inoltre la Software House all'inizio aveva pensato di adottare uno stile 2D HD simile ai recenti Octopath, ma Nintendo ha preferito optare per una grafica 3D. Di conseguenza, per ottenere il risultato attuale, Acquare ha dovuto studiare gli sprite e il design di tutti i giochi precedenti della serie. In più, durante lo sviluppo, sia Mario e Luigi che i personaggi dell'arcipelago Elettria, come Condina e Presus, hanno subito numerose modifiche prima di raggiungere l'aspetto attuale. Ohashi, il director del progetto, ha lavorato invece per inserire costantemente elementi drammatici nel corso del gioco. Con la grafica 3D è stato possibile sperimentare piccole sequenze animate che davano l'impressione di un film, come la scena epica dello scontro tra le armate di Sconnet e Bowser. L'intervista si conclude parlando del cambio di ritmo del gioco rispetto ai capitoli precedenti. Invece di una struttura lineare, questo titolo pone un forte accento sul backtracking. Una volta completata un'isola è possibile rivisitarla per osservare i cambiamenti o completare le nuove missioni sbloccate, adattando il ritmo di gioco a quello degli utenti. Ad ogni modo trovate il link all'intervista completa in descrizione. Ma è evidente come sia stato fatto un lavoro notevole per preservare l'essenza di una saga rimasta inattiva per quasi 10 anni e per di più senza il team originale.
La sveglia Alarmo, annunciata come una delle più grandi invenzioni di tutti i tempi e destinata a rivoluzionare la vita dei suoi utenti, ci è sicuramente riuscita, in peggio. A causa di problemi di produzione e scorte limitate, il lancio in Giappone è stato infatti posticipato. Sebbene fosse prevista per l'acquisto anticipato per i membri di Nintendo Switch Online e successivamente disponibile per tutti a partire da metà febbraio, le circostanze attuali hanno causato un rinvio del lancio e la spedizione è rimandata a data da destinarsi, impedendo a molte persone di svegliarsi in tempo per recarsi in ufficio. Ma non è finita qui, gli utenti che hanno già ricevuto la sveglia segnalano che il dispositivo non funziona correttamente se si dorme in compagnia, dato che i sensori, non essendo in grado di distinguere le singole persone, compromettono l'efficacia del dispositivo. E questo problema rende la sveglia Alarmo una delle più grandi crashate firmate Nintendo. 君いつからそこになんで人のベッドで寝てるのよ。いや変態けなものスカイちょっと待っていやいてここ俺の部屋大男部屋またやっちゃったのね、無意識のうちに。私ったらもうバカ。無遊病というやつですか。見たでしょ。Con l'avvicinarsi della fine dell'anno è naturale che le notizie di rilievo siano meno frequenti in questi giorni. Nel frattempo mi dedicherò alla creazione del prossimo grande contenuto per il canale, la rinascita di Level 5 con il nuovo capitolo del Professor Layton nel nuovo mondo a vapore. Se non volete perdervi gli ultimi aggiornamenti potete seguirmi su tutti i miei social di cui trovate i link in descrizione, in particolare Instagram dove vi aggiorno istantaneamente su notizie o anniversari. Nei giorni scorsi ci sono state due importantissime ricorrenze. Il 1° dicembre sono stati 7 anni dal rilascio ufficiale di Xenoblade 2, mentre il 5 ha compiuto 21 anni Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean, una magica fiaba targata sempre Monolith Soft. In sovrimpressione trovate i miei ultimi contenuti, tra cui la retrospettiva sul futuro transmediale di Nintendo e l'anime di Xenoblade. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti! Here we go! Wahoo! Mario time! Here we go!